Voce di Venezia, ben trovati a Voce d'Arte da Manuela Moschin. Oggi parliamo della Chiesa del Redentore, uno dei simboli più amati dai veneziani. La sua storia inizia il 4 settembre 1576, quando il Senato della Serenissima approva un voto solenne: costruire un grande tempio per ringraziare Dio della liberazione dalla peste a Venezia. E il progetto viene affidato ad Andrea Palladio, il celebre architetto nato a Padova nel 1508. I lavori iniziano nel maggio del 1577 e la basilica viene consacrata nel 1592, anche se Palladio purtroppo non vedrà mai la sua opera terminata perché muore nel 1580 e sarà Antonio da Ponte a portare avanti i lavori senza cambiare nulla del progetto originale. Ed ecco una tradizione che ancora oggi emoziona: è la festa del Redentore, dove ogni anno a luglio i veneziani costruiscono un ponte di barche che collega le Zattere al tempio sull'isola della Giudecca. Un gesto che ripete la processione istituita dal doge Alvise Mocenigo, quando la città tornò a respirare dopo la peste. Una leggenda racconta che il contagio cessò proprio poco dopo la posa della prima pietra della chiesa. E dal punto di vista architettonico il Redentore è veramente un capolavoro. La pianta è a croce latina, con una navata unica che è sormontata da un'alta volta a botte, illuminata da finestre termali. Le cappelle laterali si aprono profonde, mentre il presbiterio, che ha absidi laterali e un colonnato a esedra, si collega alla navata attraverso un maestoso arco trionfale. Per quanto riguarda la facciata, Palladio combina il fronte di un tempio classico con quello di un arco trionfale. Guardandola notiamo il doppio timpano sovrapposto, che è una soluzione originale che rende fluida la transizione tra esterno e interno. E dall'originalità di Palladio nacque un intero movimento culturale, il palladianesimo. Non è un semplice ritorno all'antico, ma un linguaggio nuovo, universale. Palladio studia Vitruvio e il De Architectura e nei suoi 4 libri dell'architettura riesce a tradurre quei principi in un manuale destinato a influenzare generazioni di architetti, dall'Europa fino alle Americhe. Un dettaglio curioso: mentre nel Rinascimento si prediligevano l'ordine dorico o corinzio, Palladio usa spesso lo ionico per gli edifici civili, che è una scelta insolita che conferma la sua libertà inventiva. Ma torniamo agli interni. Quando la chiesa fu completata, quindi nel 1592, i grandi maestri della pittura veneziana stavano scomparendo. Tiziano era morto di peste il 27 agosto 1576, quindi poco prima. Veronese nel 1588. Jacopo Tintoretto morì 2 anni dopo. E le palle d'altare vennero quindi affidate agli eredi del Veronese, di Palma il Giovane, di Domenico Tintoretto, figlio di Jacopo Tintoretto, e a Francesco Bassano, che era figlio dunque di Jacopo Bassano. Erano loro a portare avanti l'eredità della pittura veneziana dentro il nuovo tempio di Palladio. E pensate che l'eredità del Redentore continuò con la costruzione di altre chiese, per le quali venne riprese il suo modello. A Venezia, per esempio, c'è la chiesa dei Gesuati, progettata da Giorgio Massari. A Cittadella e anche a San Donà di Piave fu costruito invece il Duomo,
che per quanto riguarda soprattutto gli interni, la derivazione stilistica dalla Chiesa del Redentore è evidente. E allora, quando vi troverete davanti a quella facciata bianca che si specchia nella Giudecca, fermatevi ad ammirarla. Ora vi saluto, questa è la Voce d'Arte per la Voce di Venezia e come sempre vi saluto con l'arte che illumina l'anima. A presto, ciao!